Quando parliamo di VO2 Max non parliamo solo di prestazioni sportive. Il VO2 Max influenza il nostro benessere quotidiano, la nostra energia e persino la nostra capacità di vivere in autonomia in età avanzata. Perché se il VO2 Max scende a 18 per gli uomini e a 16 per le donne, significa che il cuore e i polmoni non saranno più in grado di sostenerci per compiti fisici di base. Ed è a questo punto che inesorabilmente ci sarà il rischio di perdere autonomia e dovremo essere costretti a dipendere da altri. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Il VO2 Max rappresenta la quantità massima di ossigeno che il nostro corpo riesce a sfruttare durante un'attività fisica ad alta intensità. In altre parole, è l'indicatore principale della nostra capacità di resistere fisicamente. Più alto è il VO2 Max, maggiore è la nostra resistenza e la nostra capacità di mantenere una vita attiva e sana nel tempo. Ogni decennio della nostra vita è fondamentale. Se non costruiamo e manteniamo il nostro VO2 Max, una volta raggiunti i 40-50 anni, questo calerà del 10% ogni 10 anni. Per esempio, se a 50 anni avete un VO2 Max di 50, potreste arrivare a 60 anni con un valore di 45. A 70 anni potreste scendere a 40 e così via. Questo calo progressivo, se non controllato, può portarvi in una condizione in cui anche le attività più banali, come alzarsi da una sedia o fare passeggiate, diventano insormontabili. Se il VO2 Max scende a 18 per gli uomini e 16 per le donne, potremmo non avere più la forza di camminare da una stanza all'altra senza fermarci per riprendere fiato. La buona notizia è che il VO2 Max non è una sentenza ineluttabile, può essere costruito e mantenuto, soprattutto attraverso attività che stimolano il sistema cardiovascolare. Per chi ama pedalare sia in mountain bike, bici da corsa o anche e-bike, queste sono attività ideali per migliorare il VO2 Max. Il ciclismo è un eccellente allenamento di resistenza che coinvolge grandi gruppi muscolari e consente di lavorare a intensità variabili, perfetto per allenare cuore e polmoni. Ci sono alcune strategie specifiche per migliorare il VO2 Max pedalando, tenendo conto delle diverse età. Prima di iniziare assicuratevi che le vostre condizioni di salute siano ottimali e assicuratevi che il vostro stato di salute vi permette di raggiungere picchi elevati di intensità cardiaca. Per chi ha tra i 30 e i 45 anni, questo è il momento migliore per costruire una base solida. Iniziate ad includere allenamenti a intervalli ad alta intensità nelle vostre sessioni di ciclismo. Provate a fare sprint di 30 secondi alla massima intensità, seguiti da 2 minuti di recupero attivo, ripetendo il ciclo per 20-30 minuti. Questo tipo di allenamento massimizza il consumo di ossigeno e aumenta il VO2 Max rapidamente. Dai 45 ai 55 anni. In questa fase la consistenza è fondamentale. Continuate con gli allenamenti a intervalli, ma aggiungete lunghe pedalate a bassa intensità per almeno un'ora o 2 alla settimana. Questi allenamenti migliorano la capacità del vostro corpo di usare l'ossigeno in modo efficiente. Se siete appassionati di e-bike, usate la modalità assistita solo nelle salite più ripide per non ridurre lo sforzo aerobico. Dai 55 ai 65 anni. Anche se la vostra capacità di aumentare il VO2 Max può diminuire, non è mai troppo tardi per mantenere un livello ottimale. Fate uscite regolari di 45-60 minuti, alternando tra intensità media e intensità bassa. Concentratevi sulla resistenza e cercate di evitare lunghi periodi di inattività. Le e-bike possono essere uno strumento perfetto per continuare a pedalare senza sovraccaricare le articolazioni, ma cercate di mantenere una buona intensità nelle uscite. Dove e come vedere la VO2 Max? Diversi dispositivi indossabili e smartwatch moderni sono in grado di fornire una stima del VO2 Max grazie ai sensori di frequenza cardiaca, GPS e altri parametri biometrici integrati. Sul mio Garmin Fenix
L'indicatore del VO2 max è il primo valore che appare nella schermata. Attualmente segna 48, un dato che a mio avviso non riflette un grande stato di forma. Prima dell'inverno il valore era 52, mentre durante la partecipazione alla Cape Epic in Sudafrica avevo raggiunto anche 54. I modelli della serie Garmin Fenix forniscono una stima del VO2 max direttamente sul quadrante o attraverso il monitoraggio durante le attività fisiche. Garmin utilizza il monitoraggio della frequenza cardiaca e la velocità di movimento per calcolare il VO2 max. Anche i modelli della serie Forerunner come il 245 e il 945 offrono le funzioni di monitoraggio del VO2 max simili ai dispositivi Fenix, con informazioni sul livello di fitness e suggerimenti personalizzati per migliorare la resistenza. I dispositivi Polar forniscono una stima del VO2 max utilizzando i dati di frequenza cardiaca e attività fisica. Polar è rinomato per la precisione nelle misurazioni nelle prestazioni cardiovascolari. Anche i modelli Suunto, come per esempio il 9 Baro, offrono una stima del VO2 max tramite sensori avanzati, combinando frequenza cardiaca e altri parametri durante le attività come corsa e ciclismo. A partire dalla serie 3, Apple Watch fornisce un'analisi del VO2 max chiamato livello di fitness cardio, che può essere monitorato attraverso l'app Fitness. Questo dato viene calcolato durante le sessioni di allenamento intensivo come corsa o camminata. Coros offre dispositivi come il PIS2 e il Vertix che includono il monitoraggio del VO2 max utilizzando una combinazione di frequenza cardiaca e dati GPS per determinare la capacità aerobica. I dispositivi Fitbit come il Sense e il Charge 5, sebbene non offrano misurazioni precise come alcuni modelli Garmin o Polar, forniscono comunque una stima di VO2 max durante le attività fisiche, basandosi sulla frequenza cardiaca e sull'attività svolta. E per finire il Wahoo Helmet Rival, dove questo orologio sportivo per atleti offre stime del VO2 max particolarmente utili per i ciclisti e i corridori e fornisce anche dati avanzati sullo stato fisico. Tutti i link di questi dispositivi li troverete in descrizione al video. Per concludere, un VO2 max elevato non è solo una questione di essere in forma, è una garanzia per una vita attiva e indipendente anche in età avanzata. Non importa che età iniziate, il ciclismo in tutte le sue forme è un mezzo potente per migliorare questo fondamentale indicatore di salute, quindi non aspettate, montate in sella e iniziate a costruire il vostro VO2 max oggi stesso. Il vostro futuro vi ringrazierà. E voi? Cosa ne pensate? Avete mai monitorato il vostro VO2 max e notato dei cambiamenti nel tempo? Condividete la vostra esperienza nei commenti qui sotto, sono curioso di conoscere il vostro punto di vista. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!